Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Avete mai sentito che tutto va per il meglio e poi iniziate a preoccuparvi che non possa essere così perfetto? Questo si chiama sindrome dell'impostore. Realizzo ora che se avessi notato prima che non tutto era perfetto, forse non sarei qui a occuparmi del tradimento di mia moglie. Il nostro capo squadra, John Spraggs, ci ha congratulato per aver lanciato il satellite Private Eye. Ha detto che era ora di iniziare il vero lavoro e testare cosa potesse fare il satellite. Il lavoro di John consisteva nel suggerire progetti alla NASA e convincere le persone a finanziarli. Questa volta il finanziamento proveniva dall'esercito statunitense, quindi era un segreto conosciuto solo dalla nostra squadra e alcuni esperti militari. Ero nel team perché sono bravo in ingegneria, specialmente nella realizzazione di telecamere avanzate. Private Eye riguardava l'uso di telecamere super sofisticate per lo spionaggio. Potevamo persino vedere dettagli minuti come il logo sulla maglietta di qualcuno da lontano. Ho contribuito a realizzare questo mettendo insieme lenti incredibili e software. Ora dovevamo testare la nostra invenzione, ma mia moglie Jane non era felice. Non le piaceva quanto tempo passavo al lavoro. Voleva che andassi a una festa con lei, ma dovevo lavorare fino a tardi. Si lamentava sempre quando perdevo eventi con i suoi amici, che mi chiamavano il geek assente, anche se non accadeva spesso. Jane usciva spesso a socializzare senza di me, anche se si lamentava quando non andavo con lei. Penso che in realtà le piacesse avere me a casa perché rovinavo il suo stile. Le piaceva parlare con molte persone, specialmente quelle ricche, popolari e attraenti. Ho provato ad avvertirla che alcune persone potrebbero non gradire come si comportava, specialmente se erano sposate o avevano una relazione, ma lei rideva e diceva che era tutto divertimento innocuo. La nostra vita insieme era diventata un po' noiosa da quando i nostri due figli erano andati al college. Mary e Bruce studiano entrambi ingegneria aeronautica. Ci siamo sempre trovati bene come famiglia e li amo davvero. Erano intelligenti, amichevoli e responsabili. Sembra che i nostri ragazzi abbiano preso alcune delle abilità sociali di Jane. Jane non era troppo felice che entrambi avessero scelto carriere simili alla mia, ma vabbè, che si può fare? Jane è sempre stata a casa a prendersi cura dei ragazzi perché il mio lavoro pagava abbastanza per vivere comodamente. È sempre stata interessata a cose sociali come vestiti eleganti, grandi feste e a stare al passo con ciò che è di moda. Amo davvero Jane. Ci bilanciamo bene. Lei è estroversa e vivace, mentre io sono più tranquillo e riflessivo. La nostra relazione ha funzionato bene con me concentrato sul lavoro, e Jane, che si occupava della famiglia, era particolarmente buono quando i ragazzi erano ancora a casa. Ultimamente ho notato alcuni problemi nel nostro matrimonio. So che lavorare di più è parte di questo, ma sento anche che Jane ha bisogni che non vengono soddisfatti. Sembra infelice senza i nostri ragazzi intorno come una volta. La nostra vita intima non è stata molto eccitante ultimamente. Ho provato a rendere le cose più interessanti nel corso degli anni, ma Jane non sembrava troppo interessata. «Bill, vieni a guardare questo», mi chiamò Brian, il mio secondo in comando. Queste telecamere stanno appena iniziando a funzionare e la qualità delle immagini è incredibile. Hai fatto un ottimo lavoro. Dando uno sguardo allo schermo, vidi per la prima volta l'alimentazione dal nostro satellite, Private Eye. L'immagine era persino migliore della mia TV ad alta definizione a casa, con dettagli incredibili. John sarà così contento di questo, dissi. Nelle ore successive testammo tutti i movimenti delle telecamere mentre il satellite sorvolava diverse parti del paese. Pensavo a quanto fosse fortunato che il pubblico non sapesse di questo. Sarebbero stati sconvolti se avessero saputo quanto dettaglio la telecamera poteva catturare. Quella sera tornai a casa presto con una bottiglia di vino, fiori e del cibo cinese take-out. Era un gesto romantico. «Qual è l'occasione?» chiese Jane, sembrando un po' sconvolta quando entrai. Sembrava colta di sorpresa, come un gatto che vede il latte sul tavolo.
Oggi sto solo celebrando un grande successo al lavoro. Tutte quelle lunghe ore trascorse nell'ultimo anno hanno finalmente pagato. Il progetto è stato un enorme successo e sono stato premiato con un fantastico riconoscimento. Niente più notti insonni in futuro. Ora spero di attenermi alla solita routine dalle 8 alle 17. Annunciavo orgogliosamente, baciandola e abbracciandola. Lei esitò quando andai a baciarla e girò la testa, così le baciai solo la guancia. «Questa è una grande notizia, Bill», disse, dirigendosi rapidamente in cucina. «Torno subito, devo solo sistemare qualcosa velocemente. Mi dispiace, non mi aspettavo che tu fossi a casa così presto. Di solito quando arrivi ho già finito tutte le faccende. Potresti apparecchiare?» Poi sparì, lasciandomi con i fiori, il vino e il cibo. Così preparai la cena. Versai 2 bicchieri di vino e misi i fiori in un vaso prima che lei tornasse. Lei tornò rapidamente dopo essersi fatta la doccia, lavata i denti e sistemata. «Grazie, tesoro», disse. «Ho appena dovuto avviare la lavatrice. Wow, maiale con salsa agrodolce, il mio preferito». Godemmo del nostro pasto, bevemmo il vino e più tardi andammo a letto come al solito. Entrambi ci divertimmo e poi ci addormentammo. Ma anche se tutto sembrava normale, non potevo scacciare la sensazione che qualcosa non andasse quella notte. Il giorno seguente al lavoro continuai a testare il satellite come al solito. D'improvviso chiesi a Brian di puntarlo sulla nostra zona. Se dovevamo spiare qualcosa, volevo che fosse la nostra casa. Mi sentii un po' in colpa per aver guardato così da vicino le case altrui. Mentre la nostra casa entrava nel campo visivo, notai ogni piccolo dettaglio. La piscina, gli alberi, la recinzione che aveva bisogno di essere riparata, la tegola rotta sul tetto e anche quella parte del prato dove per sbaglio avevo usato diserbante invece di fertilizzante. E c'era il nostro vialetto, con una Porsche marrone parcheggiata nel garage. «Bella macchina», disse Brian. «Non sapevo potessi permetterti una di quelle». Il suo commento mi sconvolse. Non potevo parlare. «Non possiamo», riuscii a sussurrare. «Oh no», esclamò Brian. «Brian, ingrandisci la targa, per favore», dissi con urgenza. «Dobbiamo indagare di più». Le targhe erano facili da vedere. «VBG 385», commentai. «È strano», dissi. Se fosse solo un visitatore occasionale, perché avrebbe cercato di parcheggiare dentro il garage? Jane sa che ho pulito e organizzato là. Avrebbero potuto parcheggiare fuori come tutti gli altri. «Mi dispiace, Brian. Per favore tieni questo per te. Devo occuparmi di questa faccenda», disse. Lui sembrò dispiaciuto mentre diceva: «Vai e fai quello che devi fare, Bill. Continuerò i test senza di te. Vai». Di solito mi ci vogliono 30 minuti per arrivare a casa, ma quel giorno ci arrivai in soli 20. Dopo aver parcheggiato un po' lontano dalla casa, camminai lentamente verso la nostra abitazione. Proprio come pensavo, c'era una Porsche marrone con la targa VGB 385 parcheggiata fuori. Era un'auto che non riconoscevo. Nessuno dei nostri amici aveva un'auto così. L'avrei ricordata perché ho sempre desiderato segretamente una come quella. Mentre mi avvicinavo alla finestra della nostra camera da letto, sentii un respiro pesante e parole soffocate provenire dall'interno. Era Jane e qualcun altro. Lei non aveva mai emesso quei suoni con me. Aveva fatto finta tutti questi anni? I suoni si fermarono lentamente mentre entrambi prendevano un respiro profondo. Sentii un uomo chiedere a Jane: «Ieri hai superato il tuo compito al 100%. Non avevo idea che fossi capace di una cosa del genere. Scusa il gioco di parole». Jane rise. «Jack, sai che amo questo. Sai che amo. Mi sto divertendo. Ieri ho quasi fatto scoprire». Bill è tornato a casa presto e avevo ancora qualcosa in bocca. Non ha nemmeno avuto il tempo di baciarmi sulle labbra e non ho fatto in tempo a cambiare le lenzuola e a pulire prima che arrivasse. Dovrò stare più attenta d'ora in poi. Dice che inizierà a tornare a casa alla sua ora abituale, quindi non avremo più tanto tempo insieme come prima. Puoi credere che abbiamo avuto così tanta libertà negli ultimi 10 anni, da quando i ragazzi hanno iniziato il liceo, e ora all'improvviso vuole tornare a casa prima? L'uomo rise, forse era più come prendere in giro Jane. Jane, la sciocca, non sembra capire. Come ha fatto a non vedere che sono stato con te tutto questo tempo?
A proposito, come ti è piaciuto il nostro ultimo incontro? Jane rise e disse: Caro, è stato fantastico, sei molto migliore di Bill. Ma ascolta, abbiamo tempo solo per un giro prima che tu debba andare. Bill tornerà verso le 17 e devo pulire, fare la doccia e raffreddarmi prima dell'esibizione. È facile per te, hai dei servi nella villa che possono gestire tutto questo. A proposito, quando posso visitare di nuovo la spa a casa tua? Jack sospirò. Jane, sai che è difficile per me avere ospiti a casa. Ci sono troppi servi e Elaine, mia moglie, potrebbe presentarsi in qualsiasi momento, ma ti prometto che un giorno potremo stare lì insieme tutto il tempo. La mia esistenza, come l'ho capita, è giunta al termine. Ho visto tutto ciò che accadeva proprio accanto a me ed era come un rumore forte nella mia testa. È strano perché non mi sono arrabbiato veramente e non sono corso subito in casa. Beh, un motivo è che non mi piacciono le confrontazioni. Un altro motivo è che questa scoperta mi ha lasciato tremante e faticavo a parlare chiaramente. Mi sentivo male allo stomaco, come se le mie interiora si torcessero. Non potevo muovermi, ero come congelato. Ciò che mi ha riportato alla realtà è stato sentire Laurent farlo di nuovo. Questa volta ho afferrato rapidamente il mio telefono e l'ho posizionato segretamente appena sopra il davanzale della finestra. Potrei aver bisogno di questa prova video in seguito. In quel momento tornare al lavoro sembrava l'unica opzione possibile, quindi l'ho fatto. Brian era lì con un'espressione solenne. «Cosa c'è?» ho chiesto. «Ha John notato la mia assenza e ora vuole ritirare il bonus?» Mi guardò con tristezza negli occhi. «No, è peggio di così. Ho visto esattamente cosa è successo a casa tua. Ho visto lo shock sul tuo viso quando sei stato fuori dalla finestra della tua camera da letto. Ti ho visto non muoverti per quello che sembrava un lungo periodo. Poi, lentamente, hai afferrato il tuo telefono e l'hai puntato dentro. Mi dispiace, amico. Posso solo immaginare cosa hai visto e sentito in casa tua. Potrei non sapere esattamente come ti senti, ma se c'è qualcosa che posso fare per aiutare, fammelo sapere». Mi ha dato un rapido abbraccio prima di tornare al suo computer. «Ah, e a proposito, la Porsche è partita circa 10 minuti dopo che te ne sei andato ed è ora diretta a sud sull'autostrada, se ti interessa», ha detto con un sorriso malizioso. Ho rapidamente regolato la camera per tenere d'occhio l'auto. Alla fine si è fermata in una grande casa a circa 20 chilometri dalla città. «Ora so dove vive quel mascalzone», ho mormorato tra me. Brian non ha detto nulla, ma ha riso un po'. Mi capiva abbastanza bene. Il mio capo John non era troppo felice quando ho chiesto una settimana di ferie, specialmente durante questa parte importante del progetto, ma ha detto che capiva. Ha menzionato che suo figlio aveva passato qualcosa di simile di recente. «Ho bisogno che tutti nel mio team siano completamente concentrati mentre sono qui, Bill. So che non saresti di molto aiuto nel tuo stato attuale. Vai a capire cosa deve essere fatto e torna pronto a lavorare», ha detto. Gli ho ringraziato e gli ho stretto la mano. Brian ha salutato mentre me ne andavo. Ora cosa dovrei fare? Tornare a casa non era un'opzione, avevo bisogno di un posto dove stare mentre fingevo di essere al lavoro. C'era un motel economico nelle vicinanze che avrebbe fatto al caso mio. L'aspetto lugubre del motel corrispondeva perfettamente a come mi sentivo. Non ero sicuro di cosa fare dopo. Pensai che il mio primo passo dovesse essere parlare con un avvocato. Ma quale? Non conoscevo nessuno. Sfogliando l'elenco telefonico del motel, scelsi uno a caso nelle vicinanze, il signor James Whitmore. Fortunatamente poteva vedermi quel pomeriggio perché qualcun altro aveva cancellato. Si erano riconciliati, mi disse. Potrei riconciliarmi con Jane dopo quello che avevo visto e sentito? Probabilmente no. Mi sentivo sempre più risentito verso di lei. Per quanto riguardava l'uomo con cui era mia moglie, mi sarei occupato di lui più tardi. Per ora avevo bisogno di sentire cosa aveva da dire il signor Whitmore, che conosceva la legge. La domanda iniziale che gli chiesi fu questa: «Quali sono i tuoi desideri? Sei incline verso una potenziale riconciliazione o stai cercando un'uscita? La tua risposta guiderà le tue azioni future». Dopo una breve pausa risposi: «Desidero un'uscita. Dopo aver visto quello che ho visto, non potrei mai considerare l'idea di riunirmi con Jane».
La fiducia è irrimediabilmente compromessa. Ogni volta che la guarderei, vedrei solo lei e quel disprezzabile Jack che tradiscono i nostri voti matrimoniali sul nostro letto. No, un'uscita è ciò che cerco. Puoi facilitare questo? Più velocemente e meglio è. Voglio davvero iniziare a andare avanti con la mia vita. Sentivo crescere la rabbia e il signor Whitmore sembrava notarlo. Non ti consiglierei di agire da solo, signor Yates, disse. Di solito non finisce bene e la persona che cerca vendetta... La vendetta di solito porta a una situazione peggiore. Ci sono molte cose che puoi fare ora per proteggerti e il tuo futuro. Questo ti terrà occupato e ti impedirà di pensare a vendicarti. Assicuriamoci che tutto sia fatto nel modo giusto, va bene? Mi ha consegnato un elenco di compiti da affrontare prontamente. Mamma mia, divertito! C'è persino un elenco pre-preparato. I procedimenti per il divorzio sono pazzeschi. Dopo aver lasciato il suo ufficio con l'elenco in mano, mi sono messo a completare i compiti mentre lui preparava i documenti necessari. Una parte significativa dell'elenco si concentrava sulle finanze: determinare il contante disponibile, identificare il titolare principale della carta di credito, valutare gli investimenti a lungo termine e la loro proprietà, controllare i dettagli del fondo di pensionamento, inclusi i beneficiari, confermare la proprietà del piano telefonico, della casa e delle polizze assicurative. Era un elenco davvero lungo. L'avvertimento del signor Whitmore sulla sua natura assorbente divenne chiaro. Lasciava poco spazio per pensieri di vendetta. Dovevo incontrarlo il giorno successivo con quante più informazioni possibile. Quel giorno passai molto tempo al telefono con banche, compagnie assicurative, utility e uffici di registrazione dei veicoli. Alla mia solita ora di rientro a casa, avevo finito la maggior parte delle cose nella mia lista. Restavano solo alcune cose da fare quella sera con la documentazione del nostro archivio. Quando tornai a casa, Jane mi salutò come al solito, ma questa volta non provai a baciarla. Sapevo dove erano state le sue labbra tutto il giorno. Sembrava un po' sorpresa che non l'avessi baciata, ma poi continuò a parlare della sua giornata. La cena fu piuttosto silenziosa, ma dissi che era a causa di problemi di lavoro. «Ah, a proposito Jane, potrei aver bisogno di trovare alcuni documenti nell'archivio stasera», dissi. «Il dipartimento a terre ha bisogno della documentazione da quando ho iniziato a lavorare». Lei acconsentì e se ne andò a pulirsi. Uscii e frugai nell'armadio per i documenti necessari che il mio avvocato aveva richiesto. Entro le 22 avevo raccolto tutto ciò di cui avevo bisogno. Jane era già a letto, probabilmente recuperando dopo avermi tradito tutto il giorno. Il sonno arrivò rapidamente e inaspettatamente. Fortunatamente per me, l'individuo coinvolto in un affare con tua moglie è il signor Jack Johnson, un esquire. Lui, o meglio la sua famiglia, possiede un vasto patrimonio appena fuori città, Emerald Lane. Risiedono lì il signor Johnson, sua moglie Elaine e sua madre Jan, insieme a 5 domestici. Il signor Whitmore mi disse che il patrimonio netto della famiglia è di circa 85 milioni di dollari, per lo più in azioni e obbligazioni. Possiedono anche una società finanziaria di successo chiamata Johnson's Investments. Ci incontrammo il giorno successivo e lui mi chiese se avessi finito l'elenco. Mi sentivo come uno studente che consegna i compiti. «Sì, signore, è tutto fatto», dissi, consegnandogli la documentazione. «Ottimo», disse. «Possiamo iniziare il processo di divorzio oggi. Quando vuoi che le venga consegnato?» Mi guardò, aspettando una risposta. «Potrebbe essere organizzato per il fine settimana?» Jane ha un evento importante sabato e credo che i Johnson saranno presenti. È un'importante raccolta fondi organizzata da Jane. Penso che sarebbe abbastanza soddisfacente per me se accadesse allora, proposi. Il signor Whitmore mi guardò con curiosità, poi sorrise. Certamente credo che possa essere organizzato. Potrebbe persino risolvere 2 problemi in una volta, come si dice. Metterà fine al tuo matrimonio fasullo e otterrai una sorta di vendetta, tutto completamente legale e chiaro. Ottimo, è deciso allora. Organizzerò che il funzionario di corte venga verso le 21. A quell'ora tutti dovrebbero essere pronti per Glee's Neck, disse. Si alzò, mi strinse la mano e me ne andai. Jane sembrava più eccitata per questo evento di quanto l'avessi vista pianificare prima. «Ci saranno molti ospiti importanti, Jack», disse con entusiasmo. «Stai venendo?»
Non devi se non vuoi. Pensai, tra me e me. Beh, non è interessante? Non vuole che io sia lì perché ci sarà il suo amante. La guardai dritto negli occhi e dissi: Grazie, Jane. Non credo che verrò questa volta. Sembrava sollevata, quasi visibilmente. Potevo vederlo nei suoi occhi. Che peccato, magari la prossima volta, disse con la bocca, ma i suoi occhi comunicavano. Grazie al cielo. Fortunatamente per me, Jane era occupata per il resto della settimana con vari compiti e appuntamenti con tutta la sua organizzazione e disposizione. Mi chiedevo come avrebbe trovato il tempo per qualsiasi attività extracurriculare, specialmente con quel mascalzone di Jack. La sua assenza mi fornì l'opportunità di spostare gradualmente i miei effetti personali fuori dalla casa e nella mia modesta stanza di motel. Il proprietario del motel doveva essere curioso delle mie intenzioni mentre mi vedeva trasportare carico dopo carico nello spazio ristretto. Non per quello che stavo facendo, ma per i suoi piani con Jack. Ok, Bill, devo fare una telefonata, ma sarò fuori tutto il giorno. Mi dispiace, non posso stare ad aiutare, disse velocemente, e poi andò nella nostra camera da letto. Da lì la sentii parlare al telefono. No, Jack, non qui oggi. Lo so che è passato un po' di tempo, ma dove possiamo incontrarci? Sì, conosco quel motel, anche se non è in gran forma, sei sicuro? Va bene, alle 10 allora, ciao amore. Ridacchiai tra me e me. Poteva davvero trattarsi dello stesso motel in cui stavo io? Mi dissi che questo poteva essere interessante. Mentre Jane rimaneva occupata a casa, io mi tenevo occupato spostando le mie cose intorno, facendo sembrare che stessi solo pulendo. Lei uscì intorno alle 9:30. Alle 10 chiamai il motel e parlai con il manager, che stavo iniziando a conoscere abbastanza bene. Chiesi di una coppia in una Porsche nera con targa VBG 385. Disse che erano arrivati e chiese come conoscessi il loro numero di targa. Gli dissi che l'auto era stata monitorata dalla mia agenzia governativa e si sospettava appartenesse a un criminale locale. Gli consigliai di stare attento. Mi ringraziò e chiuse la chiamata. Successivamente contattai anonimamente la stazione TV locale, informandoli di un'imminente retata per sostanze proibite in un motel specifico, fornendo dettagli. Espressero gratitudine e, probabilmente, inviarono prontamente una troupe. La polizia mostrò grande interesse per la mia segnalazione di una transazione di sostanze proibite che avevo testimoniato nel parcheggio del motel. La menzione della Porsche nera, un chiaro indicatore del veicolo di un trafficante di sostanze proibite, attirò immediatamente la loro attenzione. Fornii anche il numero della stanza dove avevo presumibilmente visto entrare i trafficanti. Potrei quasi sentire i campanelli d'allarme suonare mentre il sergente di turno riattaccava il telefono. La scena che si sarebbe svolta al motel nell'ora successiva avrebbe potuto essere facilmente la trama di un avvincente film di crimine. La troupe arrivò per prima e iniziò a intervistare il manager del motel. Poi arrivò la polizia in modo drammatico. Le loro sirene erano forti e le auto della polizia circondarono il parcheggio. Un grosso camion SWAT portò un gruppo di agenti vestiti di nero e armati. Si posizionarono rapidamente attorno alla porta della stanza del motel, dove Jack e Jane stavano facendo cose brutte. Altri agenti si appostarono dietro l'edificio nel caso Jack e Jane tentassero di scappare. Una voce forte proveniente da un megafono disse: «Qui la polizia, uscite con le mani in alto». La troupe filmò la tenda nella stanza 69 muoversi un po', ma nessuno uscì. Quindi un membro del team SWAT si avvicinò alla porta, fece segno al suo team, aprì la porta e lanciò dentro una bomba fumogena. Non appena la granata detonò, il resto del team irruppe. Il rumore era assordante, la troupe stava catturando ogni momento dell'azione, pensando che avrebbe fatto un ottimo filmato. I primi 2 ufficiali SWAT uscirono dalla stanza seguiti da 2 persone chiaramente spaventate e senza vestiti. Mia moglie Jane, che avevo scoperto mi tradiva, cercava disperatamente di nascondere il suo aspetto, mentre Jack, il jerk, teneva la testa bassa. Furono rapidamente scortati a diverse auto della polizia, deludendo gli spettatori curiosi che speravano in uno spettacolo più grande da parte dei sospetti. La Porsche fu attaccata a uno dei veicoli corazzati delle forze speciali e rimorchiata al dipartimento di polizia per un'ispezione.
Un gruppo di agenti di polizia forense, tutti in equipaggiamento protettivo, entrò nella stanza del motel e uscì con borse sigillate per le prove. L'intero processo, inclusi gigli interviste con la camera, fu completato rapidamente mentre io stavo seduto nella mia auto dall'altra parte della strada. Non riuscivo a smettere di ridere. Se qualcuno degli agenti di polizia mi avesse visto, probabilmente mi avrebbero fermato e fatto domande. Quando tornai a casa, fingevo di organizzare le mie cose, come avevo detto a Jane. Jane non tornò fino alle 10 di quella notte, ma a quell'ora ero già a letto, sentendomi a mio agio. Notai silenziosamente che indossava vestiti diversi da quelli che aveva durante il giorno. La mattina seguente, la nostra conversazione a colazione fu strana. «Come sono andati i preparativi per la raccolta fondi ieri?» chiesi. «Non sono rimasto sveglio per scoprirlo, quindi sono andato a letto presto». «Sono andati bene, Bill», mormorò lei, evitando di guardarmi negli occhi. «Hai visto le notizie per caso?» «No, mi dispiace, Jane, non ho avuto tempo. Forse stasera, mentre sei alla raccolta fondi», risposi. Poi lasciai la cucina per dedicarmi ad alcune manutenzioni nel giardino, che erano rimaste in sospeso. Abbiamo pranzato separatamente, Jane mentre si vestiva e io nel garage. Jane uscì alle 4, dandomi un rapido saluto. Ragazzo, era davvero splendida. Ha sempre attirato gli sguardi e non potevo fare a meno di rubarle un'ultima occhiata. Il suo vestito era squisito, accentuava tutte le curve giuste, dal seno leggermente sporgente alla linea liscia dei fianchi, fino alle lunghe gambe abbronzate. I suoi capelli, perfettamente acconciati, completavano il look formale, ma con un tocco giocoso vicino alle orecchie, suggerendo un po' di malizia. Bugiarda, imbrogliona e una persona terribile. Forse alcuni vicini mi sentirono e si chiesero cosa stesse succedendo. Quando arrivai alla raccolta fondi, era già molto affollato e indossavo il mio smoking. Il portiere mi fece entrare subito, mostrando che tutti gli ospiti importanti erano già lì e seduti dove dovevano. Trovai un posto vuoto in un angolo in fondo alla stanza e mi sedetti. Mi assicurai di sedermi dietro una donna corpulenta, così nessuno mi avrebbe notato. Mentre il cameriere mi portava il mio primo bourbon della serata, non potevo fare a meno di chiedermi se questa bevanda sarebbe stata popolare. Mandai un messaggio all'individuo dubbio che avevo arruolato 2 giorni prima per segnalare la mia prontezza e sollecitarlo a essere preparato. Signore e signori, per dare il via alle festività di stasera, mi piacerebbe riconoscere gli incredibili individui dietro tutto questo. Quindi, vi invito tutti a alzare i vostri bicchieri mentre riconosciamo il signor Jack Johnson, Esquire, e la sua dedicata coordinatrice, la signora Jane Yates. Facciamo loro un applauso. Mentre veniva fatto l'annuncio, grandi schermi si illuminarono con ritratti ravvicinati dei 2 onorati, posizionati strategicamente intorno alla sala. I monitor assicuravano che tutti potessero assistere in alta definizione a ciò che stava accadendo al centro del tavolo principale, dove Jane e Jack erano in piedi. Le telecamere dal vivo alternavano tra i loro volti, catturando il momento. Jack aveva un braccio intorno alla vita di Jane e lei appoggiava una mano sulla sua spalla, mostrando una vicinanza tra loro. Ero davvero arrabbiato, ma invece di urlare contro di loro, inviai un tranquillo messaggio di testo dicendo «Vai!». La persona che ospitava l'evento stava parlando di quanto fossero bravi Jack e Jane e stava per brindare a loro quando improvvisamente tutti si zittirono. Le persone iniziarono a sussurrare e a dire cose come «Oh no!» e «Mio Dio!». Iniziarono ad accusare Jack di essere un imbroglione e infedele. Jack e Jane non stavano prestando attenzione finché non guardarono uno degli schermi. Jane si coprì la bocca dallo shock e impallidì. Si appoggiò indietro sulla sedia, appoggiando la testa sul tavolo e quasi rovesciando un bicchiere d'acqua, ma non bevve il vino. Il vino si rovesciò, macchiando il suo vestito con macchie rosse che sembravano sangue. Nel frattempo, Jack non riusciva a spostare lo sguardo dai monitor che mostravano l'intera sala, inclusi filmati di lui e Jane che tradivano i loro coniugi. Improvvisamente il volume aumentò e le loro voci iniziarono a suonare forte e chiaro, in modo che tutti potessero ascoltare le loro conversazioni franche, durante le quali mi insultavano in ogni modo possibile. Gli ospiti distinti si trasformarono in nient'altro che una folla irrequieta,
urlando per porre fine ai disordini e lanciando insulti ai due truffatori, usando espressioni inappropriate per un tale raduno. Quando Jack si allontanò da Jane con un rumore forte, Jane rapidamente mantenne la sua promessa. La folla ne aveva abbastanza. Si precipitarono verso l'uscita, mentre tecnici arrabbiati controllavano freneticamente ogni computer cercando di capire come fosse stata hackerata la rete. Pagai generosamente lo specialista, pensai, soddisfatto del risultato. Infine, qualcuno spense tutti i monitor, gettando la stanza nell'oscurità, buia come la mia anima. Jack mormorò. Aspettò tranquillamente vicino alla porta mentre gli ospiti sussurravano e se ne andavano. Alla fine rimasero solo Jack, Jane e i genitori di Jack mentre si dirigevano verso la porta. Improvvisamente videro Bill. «Ciao Jane», disse Bill, porgendole una busta gialla. Jane la prese senza pensarci. Prima che potesse reagire, Bill scattò una foto con la sua fotocamera, poi diede una busta simile a Jack, che la tenne come se fosse pericolosa. Un'altra foto fu scattata. Ora Bill aveva la prova che sia Jack che Jane avevano ricevuto notifiche ufficiali. Questo avrebbe dovuto essere sufficiente, ma Bill non riuscì a resistere. Serrò i pugni e colpì Jack in faccia. Sapeva che la sua mano gli avrebbe fatto male per settimane, eppure in quel momento la soddisfazione sul suo volto eclissava ogni dolore. Jack si accasciò a terra, provocando le grida dei suoi genitori mentre si precipitavano al suo fianco per controllare se respirasse ancora. Era ancora vivo. Bene, non dovrò affrontare accuse di omicidio, pensò Bill sollevato. Il padre di Jack si alzò in piedi e si avvicinò a Bill. Oh, pensò Bill, sono nei guai ora. Figlio mio, hai appena fatto quello che avrei dovuto fare a questo scusa di figlio anni fa. Mi scuso per le sue azioni nei tuoi confronti e nel tuo matrimonio. Parleremo più tardi, una volta che avrò sistemato questo idiota, disse con fermezza, se era portarlo a casa o all'ospedale. Con questo lo guidò via. Bill guardò mentre i tre si allontanavano e si chiese cosa sarebbe successo dopo. Ma sapeva che almeno parte del suo dolore era stata alleviata. Aveva visto la verità venire a galla e aveva agito per difendere la sua dignità. Tornato a casa, Bill rifletté sugli eventi. Il suo mondo era stato sconvolto, ma sentiva che poteva iniziare a costruire qualcosa di nuovo, libero dalle menzogne e dall'inganno che avevano tinto i suoi ultimi anni. Decise che avrebbe usato questa esperienza per crescere, per diventare una persona migliore e per non permettere mai più a nessuno di prendersi gioco di lui in quel modo. Con queste riflessioni, Bill si avvicinò alla sua nuova vita, consapevole che il percorso sarebbe stato difficile, ma anche che era l'unico modo per andare avanti con integrità e onore.